Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo questa borsa carinissima, questa volta piccolina, visto che abbiamo realizzato tutte borse grandi, questa volta piccolina, però si può realizzare anche grande. Viene anche chiamata borsa origami perché è un rettangolo che viene chiuso in un certo modo per dare poi questo risultato, con due cuciture, una davanti e una dietro. Io ho voluto realizzare la, diciamo, tracollina, ma voi potete decidere di metterci anche una catena. Non l'ho foderata perché ho lavorato con un l'uncinetto 3,5 molto ma molto stretto, però voi potete anche decidere di mettere una fodera dentro e di lavorarlo leggermente più, con mezzo punto di più di uncinetto, diciamo con un 4. O potete mettere dentro una piccola pochette se volete essere sicuri, perché qui la borsa è aperta, adesso io l'ho riempita un pochino per farvela vedere meglio. Ho realizzato un piccolo cuoricino, la chiusura è sempre un bottoncino diciamo di quelli a calamita, e poi ho aggiunto una goccia, una perla a goccia, giusto per rendere un pochino più simpatica la borsa, ma voi potete mettere qualsiasi cosa, ma anche decorarla qui davanti sul cuoricino con delle perle. Insomma, possiamo riciclare sempre quello che abbiamo in casa. Vi dico subito le misure, così sapete già dall'inizio quanto è grande. Ha una larghezza di 25 centimetri, dalla punta a punta 24 e dal centrale diciamo che è alta sui 16-17 centimetri, perché è una borsa piccolina. Adesso vanno tantissimo di moda le borse piccoline, ma anche d'estate sono anche più pratiche quando dobbiamo fare anche una passeggiata e non dobbiamo mettere nella borsa tantissime cose. Allora adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il cordino scelto per questo progetto e per la borsa è il Thai Italy Lime, sono 200 grammi a rocca, 300 metri. Il diametro è di 1,8 mm, consiglio un uncinetto dal 3 a 4. È un prodotto made in Italy. Faccio vedere il filato da vicino. Ci occorre anche un uncinetto 3,5, un bottone a calamita e un ago. Per iniziare il pannello della borsa vado ad avviare 30 catenelle. Io ne ho avviate di meno perché vi faccio un campione, è semplicissimo, in quel punto si ripete sempre. Allora 30 catenelle, aggiungo una catenella, volto in questo modo e vado a prendere la costina che è dietro e lavoro una maglia bassissima. Adesso sempre da dietro, la costina che è dietro, vado a lavorare una maglia bassa, maglia bassissima. Andiamo ad alternare una maglia bassissima e una maglia bassa. Fino al termine della riga. Dopo che abbiamo terminato tutta la riga, realizzo una catenella e volto il lavoro. Vado a prendere completamente il punto pieno, vado a realizzare sempre una maglia bassissima per prima e poi una maglia bassa, bassissima e maglia bassa. Proseguo fino al termine. Il risultato sarà questo. Ovviamente andiamo a lavorare punto su punto, i punti non saranno sfalsati. Come vedete, questo è il risultato della trama, veramente molto bella. Adesso proseguo fino ad arrivare a una lunghezza di circa, ora prendiamo le misure. Ho terminato di lavorare, come vedete è un rettangolo. Vi do le misure perché devono essere precise. Preferisco darvi le misure in maniera che voi, se
per caso usate un altro filato o comunque la maglia è più stretta, insomma la tensione è più lenta, voi vi potete regolare. Allora sono 17 centimetri per 54 centimetri, per cui abbiamo questo pannello da realizzare in questo modo, 17 centimetri per 54. Adesso prendiamo i marcapunti e andiamo a piegare, mi alzo un pochino così si vede, andiamo a piegare la parte, questo lo giro in questo modo, ok, un lato lo chiudiamo verso di noi, messo bene, cerchiamo che siamo stati un po' più lente, facciamo in questo modo, deve essere preciso qui nell'angolo, vado a mettere un marcapunti in questo modo qui. Dal lato opposto invece lo giriamo al contrario, opposto all'altro, prendiamo sempre un marcapunti, vado a controllare bene che gli angoli combaciano bene in questo modo e vado a mettere il marcapunti, ecco qui. Sono sicura che così quando poi iniziamo le nostre cuciture abbiamo i punti di riferimento. Ecco qui. Adesso dobbiamo prendere questo lato, lo andiamo a girare in questo modo. Vedete, prendo il lato, lo giro e si chiude. Ecco qui. Abbiamo già la nostra piccola e mini borsa. Allora andiamo a unire il marcapunti con il punto successivo, che è questo, in maniera che sono sicura e quando andiamo a cucire siamo tranquille che abbiamo preso il punto giusto. Ecco qui poi tanto dobbiamo cucire, giro e faccio la stessa cosa in questo lato. Ovviamente prendo il marcapunti che l'ho lasciato, questo rosso, tolgo e vado a prendere la stessa misura e vado a chiudere. In questo modo so esattamente le cuciture dove le devo realizzare. Allora adesso andiamo a prendere il filo, iniziamo a cucire da questa parte man mano fino ad arrivare a questo punto. Controllate se è tutto preciso le misure e iniziamo le cuciture. Adesso che ho fissato il filo all'interno con un nodo, poi dopo giriamo la borsa e con l'ago andiamo a fissare le codine che rimangono visibili, no, perché sono all'interno, però è meglio sempre andare a fissarle. Prendo proprio qui che è la punta, ci passo l'ago, nascondo bene il nodino e vado a chiudere così, vado proprio a cucire punto su punto, facendo attenzione di cucire su ogni punto, mi raccomando, qui andiamo a cucire, abbiamo punti di riferimento perché comunque abbiamo ogni punto corrisponde e andiamo a cucire. Qui l'abbiamo proprio fissato che è l'angolo. Adesso prendiamo il punto e andiamo a cucire, entrando anche nel nodo. Ci vuole un pochino di pazienza ma poi ci si riesce.
ecco. Dunque avete i punti di riferimento delle maglie basse. Ecco qui, questo è il risultato. Proseguite fino ad arrivare al marcapunti. Una volta terminato le cuciture sia avanti che dietro, potete poi rifinire con maglie basse. Se volete farlo anche più alto, che vi piace di più perché la borsa non è grandissima, potete anche fare più giri, insomma questo dipende da voi. Allora, quando andiamo a lavorare, ovviamente ogni maglia bassa andiamo a realizzare una maglia bassa, vedete? Poi se lo vedete un pochino più lento dalla parte dove non c'è l'inizio del nostro pannello, possiamo anche saltare una maglia e andare in quella successiva, non c'è nessun problema, proprio per dare la giusta tensione. Ecco, ho terminato e ho fatto un piccolo bordino. Adesso vado a avviare 4 maglie. Questa è la catenella per poter iniziare il nostro lavoro, e possiamo realizzare sia delle maglie alte o delle mezze maglie alte oppure maglie basse, come vogliamo, e andiamo a realizzare la chiusura della nostra borsa. Io preferisco realizzarlo a maglie basse, in questo modo, catenella, volto il lavoro solo 4 maglie, catenella e volto il lavoro. Adesso proseguo fino ad arrivare vado a lavorare in base a una lunghezza che ci piace anche di più per poter chiudere la nostra borsa. Io ho lavorato 15 righe, adesso lavoro una catenella e vado a fare tutto intorno, vado a lavorare una maglia bassa proprio per rifinire anche sul nodo. In questo modo, e sull'angolo realizzo una catenella proprio per realizzare l'angolo, e se volete farlo tondo non realizzate la catenella. Adesso che ho realizzato la chiusura, la vado a fissare dietro col l'ago e poi andiamo a mettere una calamita, una chiusura a calamita, i classici bottoni. Una volta cucito andiamo a fissare la nostra chiusura a calamita. Prendiamo delle pinze, andiamo a girare per mettere la parte opposta precisa, basta fare in questo modo, e questa è la parte. Adesso prendiamo delle pinze e andiamo a fissarlo. Possiamo realizzare anche un cuoricino per coprire comunque la chiusura del bottone a calamita, oppure potete utilizzare un altro tipo di chiusura, ma voglio realizzare un cuoricino, vado a realizzare una catenella con il cerchio magico, la seconda catenella, terza e quarta, maglia altissima, entro dentro al cerchio e lavoro una maglia, la seconda maglia altissima, ora maglia alta, seconda maglia alta e terza maglia alta, in tutto ne sono 3, catenella e maglia altissima, 1, 2 e 3 assoline, catenella, torno indietro perché ovviamente stiamo facendo il cuore, torno indietro e vado a realizzare 3 maglie alte, la prima, la seconda
ops, e la terza. Ora che stiamo realizzando il cuoricino, dobbiamo fare la chiusura del cuore, per cui andiamo a realizzare maglia altissima, la prima, la seconda maglia altissima, e adesso realizziamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado a chiusura. Adesso vado a stringere un pochino e vado a fare la chiusura con una maglia bassissima più al centro. Possiamo anche chiudere, se volete, in quella successiva, con una maglia bassissima, però qui più semplice, e chiudo con una maglia bassissima. Ecco qui, vado a fissarlo dietro per chiudere. Allora adesso noi andiamo a cucire il cuoricino con il filo, lo passiamo proprio dalla parte davanti del cuore, vedete, e dietro, in maniera che si fissa. Questo è da tagliare, andiamo a tagliare, poi lo fissiamo così, tanto non si vede nulla perché è lo stesso colore. Andiamo a fare ovviamente davanti dei piccoli punti e poi fissiamo il filo, proprio per rendere più carino. Possiamo vedere, io l'ho messo proprio, diciamo, alla fine, non al centro, mi piace di più. Adesso ho deciso, siccome resta del filato, di realizzare anche il manico. In questo caso ho realizzato 4 maglie proprio sulla punta della borsa e vado a lavorare lo stesso punto, quello che abbiamo realizzato, per cui una maglia bassissima e poi una maglia bassa, bassissima e maglia bassa, volto il lavoro e inizio da capo. Allora adesso mi prolungo e vediamo la misura. Allora ho proseguito fino a 36 centimetri, poi fino a 36 centimetri. Adesso non ho tagliato il filo, vado a cucire direttamente con l'uncinetto, calcolando le 4 maglie, e vado a realizzare una maglia bassissima. Cerco di farlo passare bene. In questo modo prendo le 2 costine, il punto, lo vado a chiudere. E questo è l'ultimo punto. Ecco qui, ho terminato, l'ho riempita un pochino per farvi vedere l'effetto. Abbiamo già la tracollina, ma la possiamo, come ho detto prima, anche foderare o mettere dentro semplicemente una piccola pochette per essere sicure che qui è un pochino aperta, se la preferite, insomma più chiusa. Devo dire che comunque ci sta benissimo il cuoricino, ma possiamo anche aggiungere delle perle. Io ho pensato di aggiungere una perla qui centrale. Vediamo il risultato. Ecco qui, ho messo una piccola perla, insomma non tanto piccola, che ho riciclato da un vecchio orecchino. Ci sta benissimo, per cui potete benissimo arricchire la vostra borsa. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. È una borsa piccolina, concentrata ma carina da realizzare. Potete seguirmi su Instagram, sempre Uncinetto Dolci Riflessi o Luana, mi trovate, e anche sul gruppo, e seguite anche sul blog, c'è sempre l'articolo di ogni tutorial. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi video.